Eccoci qua, siamo online, sono le 18, martedì 21 aprile, ho perso il conto delle giornate che ho passato, ormai siamo credo al 22esimo incontro consecutivo. Ospite di oggi con grandissimo piacere Geoff Mulgan, è stato già ospite di Medievera a Viterbo ormai qualche anno fa. Geoff è stato dal 1997 al 2004 un consulente del governo inglese, è stato per molti anni, fino al 2011, cioè fino a poco fa, anzi, scusate, dal 2011 fino a qualche mese fa in Nesta, è uno dei maggiori esperti di innovazione sociale al mondo, ha scritto diversi libri, anche pubblicati in italiano, su questi temi. Oggi è professore presso lo University College di Londra, ha lasciato il ruolo in Nesta, quindi si dedica adesso all'insegnamento. La ragione per cui l'abbiamo invitato è perché in tutti gli anni trascorsi nel suo lavoro ci ha aiutato a pensare come ridisegnare la nostra società, avendo coordinato, immaginato progetti in giro per il mondo, e quindi mi sembrava giusto in un momento di crisi come questo continuare, diciamo, a stimolare un pensiero intorno a come possiamo, finita questa emergenza, continuare a vivere, magari migliorando, diciamo, la qualità della nostra esistenza. Io comincerei dal chiedergli intanto cosa sta accadendo a Londra, se è in quarantena come noi, che siamo ognuno nella nostra casa. Di fianco a me, nella finestrina in alto, vedete Benedetta Lomoni che ci aiuterà con la traduzione, che ringrazio da subito, e quindi comincerei da questo. Okay, so after this long introduction about yourself and your CV and your past experiences, Massimiliano would like to ask you his first question, which is about, first of all, are you quarantined? And if so, how's it going? And generally speaking, what's the situation like in the UK and in London at this time? So, two comments, and buonasera a tutti. The experts were very skeptical about whether the British public could cope with quarantine, so only introduced it reluctantly. But in fact, people are coping pretty well. They are obeying the rules. There's been an extraordinary surge of mutual support and care of all kinds. And one little thing that may be of interest, in the UK, as in Italy and elsewhere, once a week we go and clap the carers, the health workers. Today, an organisation I helped called Action for Happiness, we launched through the BBC another, we hope, ritual, which is that every morning at 8 a.m. in the morning, we have 2 minutes as a pause for meditation, for breathing, for staying calm and sane. And we hope this idea of the daily pause may become more common everywhere to help us through the next few minutes. Ma si può aggiustare un pochettino l'audio? Scusami, non lo sento benissimo, Geoff. È lui che deve abbassare il volume del suo... non deve guardare la diretta mentre stiamo in diretta. Okay, so Geoff, sorry, this is just a technical thing. If you could possibly not watch the live whilst we are live, because otherwise we cannot hear you very well. Okay. Or try to turn the volume down a bit, please. Turn my volume down. Okay. Okay. Is that better? It is, so far. Thank you. Allora, quello che volevo dirvi innanzitutto è che siamo partiti da una situazione qua in Inghilterra in cui gli esperti, gli scienziati, i consulenti di governo erano molto scettici rispetto al lockdown e quindi alla quarantena. In realtà quello che è successo è che il popolo britannico ha fatto squadra e quindi se la sta gestendo piuttosto bene.
come avete visto magari in televisione, ogni sera verso le 7, se non ricordo male, escono tutti fuori dalla porta di casa e fanno l'applauso agli operatori dell'NHS, che è l'equivalente della nostra ASL in Italia. C'è stata anche una grande ondata di aiuti reciproci, cioè lui parlava di mutual support, cioè la gente veramente cerca di darsi una mano per quanto possibile. La cosa più interessante che sta succedendo di recente è che c'è un nuovo appuntamento alle 8 di mattina in cui tutti si raccolgono per fare 2 minuti di meditazione, e questo secondo me è un tratto molto interessante della piega che sta prendendo la quarantena qua nel Regno Unito. Chi vuole, diciamo, saperne di più può utilizzare un post che Geoff ha fatto stamattina proprio su questo appuntamento delle 8, e ci sono tutti i riferimenti anche per capire chi ha promosso l'evento e come si svolge nel dettaglio. Lo trovate sul suo profilo Facebook. Io proseguirei con la seconda domanda. In questi giorni hai pubblicato uno scritto, insomma, documento che potete trovare online, lo dico per chi ci sta seguendo, al sito demoshelsinki.fi, che si intitola The Imaginary Crisis, che non è la crisi immaginaria ma la crisi dell'immaginario, in cui Geoff ci invita a riflettere su un tema apparentemente scontato, e cioè noi abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che ci consentirebbero di poter immaginare il nostro futuro, e avremo anche la possibilità di farlo, diciamo, mettendo insieme una grandissima intelligenza collettiva, che è una delle cose che Geoff insegna all'università, e in realtà poi non lo facciamo, o almeno non lo facciamo come potremmo. Ecco, vorrei che tu facessi un po' il punto su questo argomento che mi sembra fondamentale. Besides mentioning your post, the recent one that you posted on Facebook about the meditation appointment, Massimiliano then went onto the second question, which starts from the paper that you recently published, The Imaginary Crisis. He read it, so he would like to ask you this question. Given this imaginary crisis that you talk about in your paper, how do you envisage the future? Is there a way for us, in your opinion, to reshape somehow the future, considering all the tools that we have available and that so far we don't seem to be able to actually use? So the idea of this project, which I began with a group in Finland, because Finland is actually quite an interesting country, very comfortable, thinking far into the future now, perhaps better than Britain or Italy, maybe. The starting point of this was not this crisis. We started before the COVID-19 crisis. But our premise was that perhaps we've become worse at imagining a future society. We find it very easy to imagine disaster, apocalypse, climate catastrophe, the breakdown of civilization, wars between China and America. This is easy. And we have lots of work done on technology futures, which imagine what could happen to artificial intelligence. But compared to maybe 50 years ago or 100 years ago or 150 years ago, we find it harder to imagine a better society in 30 or 40 years' time. What would our welfare look like, our health, our neighborhoods, our democracy? So this was the diagnosis. I can move on to the prescription later, but maybe let you translate that first bit first. Yeah, thank you. Il paper, la pubblicazione è nata prima del Covid-19 ed è come dire, il frutto di una riflessione che lui ha iniziato a fare con colleghi in Finlandia, perché secondo lui la Finlandia, rispetto anche magari all'Italia piuttosto che al Regno Unito, ha a livello di popolazione ancora la capacità di guardare in qualche modo in maniera costruttiva al futuro. Quello che lui dice inoltre è che
stranamente sembra che al giorno d'oggi siamo diventati bravissimi ad immaginare scenari catastrofici ed apocalittici, però rispetto a 50, 100 o addirittura 150 anni fa ci manca in qualche modo la capacità di guardare al futuro in maniera costruttiva, in maniera proattiva e positiva. Il paradosso dice che siamo diventati molto bravi per quanto riguarda la tecnologia, quindi riusciamo ad immaginarci il futuro, ad esempio tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, però a livello umano non siamo capaci di sviluppare un pensiero costruttivo rispetto a quella che potrebbe essere tra 30 o 40 anni una società migliore. E questa è un po' la diagnosi, diceva, adesso ci parlerà delle cure. And then some of the paper looks at the history of imagination. What can we learn from the attempts to write utopias, from Plato to Sir Thomas More to the 19th century? The role of generative ideas, like the idea of human rights, for example, which can then be extended in many ways, or the role of science fiction, or world building, or prefigurative communities. And there's an amazing, fascinating history of both good and bad social imagination, which I try to explore. And then looking to the future, I think the key argument I make is that social imagination in some ways is like imagination in literature or in art or in film. It does require some hard work. It is not as if anyone can suddenly imagine a future utopian society. We have to work at it. We have to practice. We need critics. We need argument. And in a way, this has gone. We have lost the institutions who are good at doing this work in compelling ways. In the 19th century, the social utopias were bestsellers. They reached audiences of millions. And now we have no one doing this, anything equivalent. And so our imagination has shrunk in. And I argue we need to rekindle this ability to work hard at imagining how things could be better in 1 or 2 generations' time in the future. Laddove la storia ci insegna che l'immaginario, anche a livello collettivo, è sempre stato molto fertile. Pensate ad esempio alla creazione delle varie utopie nel corso degli anni, partendo da Platone, lui menzionava. È chiaro che la situazione che stiamo vivendo non rispecchia, diciamo, questa evoluzione nella storia dell'immaginario collettivo, perché è come se fossimo arrivati ad un punto di stand-by, perché non riusciamo più, come diceva prima, a generare delle idee creative, non riusciamo più ad immaginarci il futuro in maniera positiva. Ci riesce la fiction, ci riesce chi lavora a livello di idee generative, però manca una condivisione tale a livello sociale da poterle far diventare veramente uno strumento per poter ridare forma in qualche modo al nostro futuro. Quello che serve da un punto di vista dell'immaginario collettivo è un bel po' di duro lavoro. Bisognerebbe che tutti ci iniziassimo a rimboccare le maniche e a confrontarci, a generare idee, a discutere, ad argomentare. Quindi lui dice bisognerebbe veramente darsi da fare in maniera creativa per riuscire a alimentare di nuovo questa fiamma che negli esseri umani comunque c'è sempre stata e la storia lo dimostra, che però sembra essersi un pochettino affievolita nel corso di questo secolo, degli ultimi anni, soprattutto le ultime decadi. Allora, proprio su questo tema, qualche giorno fa abbiamo intervistato, e Benedetta mi ha assistito come sta facendo oggi, Alec Ross. E Alec Ross 2 giorni fa ha postato un articolo di Mark Andreessen, che è diciamo, il papà di Internet Explorer, per farla breve, che si intitola It's Time to Build, cioè è tempo di costruire. Lo fa da una prospettiva culturale, credo molto diversa da quella di Geoff, però sostanzialmente solleva le stesse questioni. Oggi su un quotidiano italiano, sulla Repubblica, Stefano Boeri, l'architetto, ha pubblicato una lunga intervista in cui sostanzialmente
riconosce nei piccoli borghi, che sono gran parte, diciamo così, del nostro territorio italiano, ma sono anche gran parte del territorio inglese, la capacità di saper incarnare meglio il futuro. Cioè lui vede nel piccolo borgo la possibilità di riscoprire alcune modalità proprio di relazione sociale che possono essere innovative rispetto a diciamo l'idea che fino a qualche anno fa sembrava indiscutibile del concentrarsi in grandi agglomerati urbani come sono le metropoli che conosciamo. Ecco, lui rispetto a questo nel paper evidenzia come sono venute meno diciamo, le istituzioni che fino ad oggi hanno supportato la discussione, perché è vero che nessuno si aspetta il colpo di genio di nessuno, cioè dobbiamo tutti contribuire per quello che sappiamo fare a immaginarcelo questo futuro, ma l'università, i think tank, la stessa politica ha un po' abdicato a questo ruolo. Ecco, cosa pensa, proprio scendendo più nel concreto, cioè quali sono i trend che ci dobbiamo aspettare, su cui dobbiamo appuntare l'attenzione? Starting from a post that Alec Ross did a few days ago. Alec Ross was the guest we had last week, the American gentleman who's former advisor to Hillary Clinton and Barack Obama. He posted this article by Mark Andreessen entitled "It's Time to Build." And apparently in this article, which I haven't read, so I'm taking Massimiliano's word on it, this gentleman talks about more or less the same topics that you discuss in your paper, but from a different perspective. Then he quoted another Italian gentleman, according to whom villages are going to be probably our future, because in his opinion, if you live in a village, you can have that sort of social interaction that we so need. And it could be a very innovative way to rethink our lives. And I mean, I'm talking about us who are so eager to go and live in big cities, you know. So considering also the institutions, the lack of institution that you mentioned before, and talking really in practical terms, what's your perception? I mean, what's your take on the near future? Well, first of all, I did actually read the Mark Andreessen article, and I think it is a symptom of the problem, not the solution. Okay. So he's a clever man, he's a venture capitalist, but it is so intellectually thin. If you read it, you will be surprised. It's in an American context, it says, yes, we need to build, we need infrastructure, we need education, good, of course. But it has no detail, no ideas, nothing new. Mark Andreessen would be on technology, would be concrete, specific, imaginative, but when he talks about society, it is vague and empty. And we have this again and again. So Yuval Harari is another example, very clever man, but he has nothing to say, which is really social imagination, which is actionable. So maybe I could just make two comments on the near future coming out of this crisis. So one thing for me, which is very exciting in the last few weeks or months, is seeing more progress than in the last 10 years in something I've been very keen on. And indeed, it was the subject of my last book in Italian, which Codici Edizioni published, Big Mind, the organization of collective intelligence, of society's intelligence in real time. This is happening faster because of COVID-19 in Taiwan, in Korea, in many countries around the world. And it points us towards a near future society where we use the same methods to help care for our elderly, to deal with climate change, many other things which are not like this crisis. And that is one very progressive possibility. It does help villages, probably, relative to towns and cities, but that's another story. And a second related point, in the last few weeks, we have seen more progress in the organization of platforms, not just for selling commodities or YouTube videos, but for care.
circles of support in my neighborhood here, in villages, in cities, people using digital media as a truly social tool for helping each other. Again, we have had more progress in 1 month than we had in the last 10 years in this. And these both point us to very, very practical near-term futures which will make our societies better. Oltre ad aver criticato in maniera piuttosto elegante l'articolo di Andresen, che secondo lui era, come dire, erano due mondi diversi. Sì, era poco concreto, diceva, a livello di, come dire, innovazione sociale, era molto vago quello che lui citava e scriveva giustamente per il contesto di, come dire, americano, che ha una prospettiva un po' diversa. Detto questo, per rispondere alla tua domanda, dice che è molto emozionato per quello che sta accadendo in maniera positiva, perché ci sono due fronti che lui vede smuoversi in maniera molto rapida e molto positiva di nuovo. Da una parte c'è il progresso rapido dell'organizzazione o della riorganizzazione dell'intelligenza collettiva. Ha menzionato Taiwan, ha menzionato la Corea come due modelli da seguire, perché lì le cose stanno funzionando veramente in maniera eccellente. Bisognerebbe quindi riprendere da loro, cioè prendere spunto per cercare di cambiare le cose in maniera rapida anche qua da noi. L'altro punto interessante era quello della organizzazione rapida che c'è stata, dell'allestimento pratico di nuove piattaforme che dice stranamente stavolta non erano per vendere dei beni o dei servizi, ma sono tutte piattaforme, le ultime nate durante la quarantena da Covid, sono tutte piattaforme mirate a fornire aiuto, a fornire supporto, quindi è come se fossero degli strumenti sociali. Quindi per questi due motivi la prospettiva che lui ha, la percezione che lui ha per il futuro più immediato è decisamente ottimistica. Quindi abbiamo la possibilità di farcela se, come dicevo all'inizio, ovviamente ci diamo tutti una mano e ci rimbocchiamo le maniche. Continuando nel suo paper c'è una citazione di Ursula Le Guin, la pronuncio così, spero che sia pronunciata giusta, che a un certo punto dice che sostanzialmente l'immaginazione ha a che fare con la nostra capacità di relazionarci col mondo, con la compassione e con la speranza, il che, diciamo, inserisce nella discussione pubblica di questi giorni degli elementi che sono, almeno nella discussione italiana, un poco frequentati. Si sente molto parlare, e lo dico qui, ma credo che la situazione sia più o meno la stessa anche in Inghilterra, l'atteggiamento soprattutto del governo, cioè del decisore politico, è molto concentrato sull'emergenza sanitaria da un lato, ma fa grandissima difficoltà a suggerire una prospettiva e soprattutto a suggerire una prospettiva dove questa capacità di immaginare abbia poi le caratteristiche che diceva adesso Geoff, cioè di essere una prospettiva calda, cioè che tiene insieme le persone. C'è molta, almeno nella discussione pubblica, molta poca empatia, questa è la mia sensazione, c'è molta descrizione di situazioni super drammatiche, perché esistono ovviamente, ma manca questa dimensione forte di empatia che invece si ritrova spesso e volentieri fuori nella discussione, che non è, diciamo, governata dai media, ma sta un po' nelle relazioni delle persone che hanno riscoperto il valore di stare vicini. Come si tengono insieme questi due livelli? Ok. Starting from the quote that you have in your paper by Ursula Le Guin, and when she talks about compassion and hope, Massimiliano says that in the communication made by our government, and probably he was guessing also in the UK, there seemed to be no empathy as such, meaning to say that the mass media and the government via them always talk about numbers, practical things like, for example, the healthcare and how the situation is being handled in the hospitals. But
again, they seem not to be able to show that empathy, which in turn can be found on the streets. Like you said, in the UK, for example, we had something similar over here in the past at the very beginning of our lockdown. So in your opinion, how these two levels, the social compassion, the social empathy, and the lack of it on the media and by our government can coexist? So I think the governments who are doing best in this crisis manage to combine three things. The first is empathy. And I remember the American leader, Robert McNamara, who had been head of Ford, the Pentagon, the World Bank. He said the biggest mistakes governments usually make are mistakes of empathy, failing to live the experiences of their people. And the best leaders at the moment start there. They try and feel with the people who are suffering fear, anxiety, maybe no money at the moment. Secondly, though, they need competence. They need to be able to run the government well, to get the hospitals working, to get the supplies working, to get money to the small business, the unemployed. And if they aren't competent, empathy is not much help if you are not competent. And then thirdly, I think now they have to be honest as well. They have to be open about the facts and also open about the uncertainties. There is much we do not know about this virus. There is much we don't know about the next 6 or 12 months. But the really good leaders, people like Jacinda Ardern in New Zealand, who is doing fantastically well. Also, maybe not so popular in Italy, but Angela Merkel, I think, has been a very good leader through this crisis because she has combined empathy, competence, and honesty, the honesty of a scientist. And in the UK, the same criticism you make would be right of both the government and the media. They have not been very honest, they have not been very empathetic, and I'm afraid they have not been very competent either. Credo che per quanto riguarda la gestione da parte del governo della situazione, per essere efficace dovrebbe essere articolata su 3 punti principali. Il primo è l'empatia, perché senza empatia non si riesce a comunicare bene, a tenere coeso il popolo. Il secondo punto dovrebbe essere la competenza. La competenza riguarda ovviamente la capacità di saper gestire in maniera bilanciata la crisi, in maniera tale da, tamponare l'emergenza sanitaria ovviamente che è la priorità, ma gestire anche tutta la parte relativa alla ricaduta economica che il Covid sta in qualche modo generando in maniera negativa. Quindi c'è un governo competente, deve essere un governo che capisce anche l'importanza di dare liquidità, di dare fondi, di supportare le aziende più piccole che sono l'ossatura del paese. Allo stesso tempo, il terzo punto, un governo di questo tipo dovrebbe essere anche molto onesto soprattutto da un punto di vista comunicativo, perché ci sono ancora tantissime informazioni che noi non riceviamo, tantissimi dettagli relativi al virus stesso da un punto di vista scientifico che noi non conosciamo. In questo senso cita come esempi virtuosi il governo della Nuova Zelanda, la Germania con Angela Merkel, perché dice nonostante magari non sia così simpatica al momento in Italia, però lei ha dimostrato indubbiamente di essere empatica con il popolo tedesco, di essere competente, di essere stata soprattutto molto onesta. La situazione in UK, in Gran Bretagna, è molto simile a quella italiana nella misura in cui, secondo lui, in UK il governo non si è dimostrato assolutamente empatico né tantomeno onesto, figuriamoci competente. Allora, ultima domanda per questa mezz'ora insieme e ringrazio davvero Geoff di averci concesso il suo tempo. Riguarda il tema che ho scelto tra gli altri per titolare questo nostro incontro, che è quello del sogno. Il suo paper si apre con una citazione di Extinction Rebellion che dice che, la traduco io in italiano, poi ti riproponi in inglese, che noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra immaginazione, dobbiamo imparare a sognare di nuovo e soprattutto dobbiamo imparare a farlo
insieme. Ecco, questa dimensione di capacità di astrarre dal reale, diciamo così, dal quotidiano che abbiamo di fronte per traguardare un futuro nemmeno troppo lontano, ma insomma che sia frutto del lavoro faticoso che dicevi tu prima. È questa la soluzione. Come si impara a sognare di nuovo? Cioè, come dobbiamo fare? Starting from the quote you have at the very beginning of your paper, the one by Extinction Rebellion, the one that talks about rewilding our imagination and the necessity for us to learn how to dream again and to learn how to do that together. The question is, how can we learn to dream together? What's your opinion, your take on this possible shared dream? So I like this quote from Extinction Rebellion, partly because I like them, but also because the Green Movement has been in some ways more successful at spreading dreams of disaster, dreams of climate apocalypse, species wiped out. And they realize that if you only have a nightmare in your heads, if your dreams are only terrifying ones, this is deeply disabling to us as human beings. We also need positive dreams, dreams of hope, dreams of possibility, dreams of better, not just of protecting what is. And so the interesting question is exactly as you ask, how do we do that? And I think we have to create many, many different spaces in which people have the time, the resources, the encouragement to dream. It needs to start in our schools. School children should be encouraged to be like science fiction writers, imagining what could their village, their town, their family be like in 50 years' time, and be playful and learn the habit of social design and imagination. We need our universities, which have largely vacated this space, to be as good at, again, social imagination and dreaming as they are at clinical analysis of the facts. We need our political parties to have some interest in the long-term future. And in much of the world, they've again left this space completely open to either empty populism or just very, very modest reforms. We need our media to create spaces where we can argue about our dreams. And are they plausible? Are they implausible? Are they desirable? Are they undesirable? This is, I think, a natural human capability, the ability to imagine and dream. And for various reasons, we have let it atrophy. We have let it drift. And this is causing deeper malaises, I believe, in our society, which is why this crisis, which I call the imaginary crisis, the crisis of imagination, actually matters hugely for our future. Mi piace molto la citazione che ho messo all'inizio del mio paper, perché viene da un movimento ambientalista. I movimenti ambientalisti, secondo me, sono una delle pochissime realtà che al giorno d'oggi riescono ancora a generare delle idee positive, perché pensano in maniera positiva, quindi piuttosto che disegnare scenari apocalittici cercano di essere molto, molto costruttivi nel loro dialogo, nella loro offerta comunicativa. Si parla tantissimo al giorno d'oggi, si condividono pensieri molto negativi. La questione è che i pensieri negativi sono bloccanti, cioè ci impediscono di coltivare quella capacità innata a livello umano che è il sogno. Bisognerebbe riuscire a creare nuovi spazi fisici e anche, voglio dire, metaforici, dove poter imparare a sognare. La scuola dovrebbe essere il primo, la scuola dovrebbe essere il luogo dove si insegna ai bambini come si fa a sognare. Bisognerebbe stimolare i bambini a sognare in merito ad una società collettiva, a una società che riesce a condividere, in cui la gente si aiuta. Bisognerebbe stimolare i bambini a ripensare in maniera molto creativa l'interazione sociale, la vita nelle nostre città o nei nostri villaggi.
Allo stesso modo bisognerebbe fare ad un livello ovviamente più alto, un po' più adulto nelle università, così come sarebbe necessario che ci mettessero del loro per dare il contributo anche i nostri partiti politici, perché al di là di qualche piccola riforma nell'urgenza o nell'emergenza, quindi piccole attività contingenti, non riescono più a proporre attività programmatiche che siano sul medio-lungo termine. In ultimo i mass media, perché ovviamente i mass media hanno il potere in qualche modo di influenzare la nostra vita tramite la comunicazione, quindi bisognerebbe che i mass media ci fornissero la possibilità di poter discutere di sogni, di poterci confrontare sui nostri sogni, perché sognare è latente in tutti noi, è un'abilità che abbiamo tutti, va coltivata, perché purtroppo quello che è accaduto negli ultimi anni è che questa nostra capacità sembra essersi un po' troppo atrofizzata. Allora, io ringrazio Geoff del tempo che ci ha concesso, ringrazio Benedetta ovviamente per l'assistenza. Io spero di avere Geoff più avanti per continuare questa conversazione, perché sono i temi su cui il festival ormai da anni riflette, sono anche quelli più stimolanti, almeno per me personalmente, e credo che lo siano anche per coloro che ci seguono ormai da tanto tempo e con molta attenzione. Vorrei chiudere con un'ultima considerazione che chiedo di fare a Geoff. A un certo punto cita ancora una volta una frase in questo caso di Albert Einstein, che dice che l'immaginazione è molto più importante della conoscenza, perché la conoscenza è limitata e l'immaginazione invece sostanzialmente racchiude in sé tutto il mondo, cioè ha la capacità di andare oltre quello che sappiamo e che abbiamo già acquisito, quindi ci spinge. Ecco, se chiude con una considerazione proprio sulla capacità di sviluppare pensiero attraverso la connessione. Il suo libro Big Mind sostanzialmente parla di questo, è come proprio quanto è importante attivare questa intelligenza collettiva per uscire da questi tempi, che non sono ovviamente solo quelli del virus, ma sono un tempo di passaggio che ormai dura da troppo tempo forse. So start understood. So, did you get that? I understood. Grazie a Benedetta e a Massimiliano. I agree with all you said. Thank you. Thank you. Ok, ciao. Grazie. Non vuoi che traduca, Massi, quest'ultima cosa? Deve andare, non so se... Senti, chiedilo. Ok, we have one last question, if you don't mind, if you have time. Okay. Just a couple of minutes before saying bye-bye. It's very short. It's about the quote from Albert Einstein that you mentioned in your paper again. The question is, how do you think we can develop a new way of collective thinking? Wow. Well, as you say, this was in some ways the topic of my last book. It is what I am working on now as a professor at University College London. And it has many, many levels. And for me, it is partly about imagination, but it is also how we organize shared memory, how we organize shared data and observation, how we organize shared creativity, and shared judgment and wisdom. And ultimately, we have very strong technologies for data and observation in our satellites, our mobile phones, but we are a long way behind in terms of our shared capacity for wisdom. And for me, this is when it becomes truly interesting. What is the next stage of human consciousness, which enables us at a truly global level to have the wisdom we need to cope with the big issues like COVID or climate change, or living in a society full of artificial intelligences as well. Come dicevi tu, questo è l'argomento principale del mio libro che hai citato ed è quello che sto insegnando all'University College of London al momento. Per quanto mi riguarda, la questione è un po' una domanda, per rispondere alla tua domanda in realtà. Tutto dipende da come decidiamo di riorganizzare la nostra memoria condivisa,
i dati che condividiamo, la creatività, il nostro modo di giudicare, la saggezza che riusciamo a gestirci a livello collettivo, perché fondamentalmente la chiave di volta è proprio questa, cioè da un punto di vista tecnologico sembra che siamo decisamente molto avanzati, in realtà siamo sempre come dire, ere geologiche indietro da un punto di vista della consapevolezza dell'uso che ne facciamo e quindi della nostra saggezza nell'approccio che abbiamo ai media, ai dati, scusate, alla tecnologia. Quindi il nocciolo della questione è proprio questo. Bisognerebbe lavorare su coltivare in qualche modo una consapevolezza e una saggezza condivisa che ci permetta di riorganizzare nella maniera migliore e più positiva possibile il nostro futuro, così come l'emergenza Covid che stiamo vivendo in realtà per le cose di cui abbiamo parlato ci ha ampiamente insegnato. Grazie. Grazie. Thank you, Geoff. Grazie. Thank you so much. Ciao. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.